A volte la musica nasce perché il silenzio non basta. Il silenzio tante volte racconta qualcosa, ma a volte è troppo poco, non è sufficiente e quindi la musica serve a riempire il silenzio. Quando uno spazio come questo accoglie un progetto per i diritti umani, diventa la palestra proprio del futuro, diritti umani per tutti. Qualsiasi cosa che possiamo fare per aiutare, il nostro modo è suonare la musica, speriamo che in qualche modo possa arrivare anche a loro. Ho scelto di esserci per supportare la causa dei più indifesi e per far capire che anche noi possiamo avere una voce. Ho avuto l'urgenza di scrivere questo brano quando i politici hanno cominciato a fare acrobazie verbali intorno alla parola genocidio. Immagino aquiloni liberi nel cielo e non più prigionieri di mani pronte a tradire. I feel very, very emotional because it's something that I feel very, very passionate about. Dopo l'inizio, che c'è solo strumentale, quando entra il coro è proprio molto emozionante. Se potessi mandare un messaggio a un bambino palestinese, gli direi di guardare verso il cielo e di non perdere mai la speranza. 1000 voci, una voce unica ma fortissima. Non possiamo continuare così. Uno deve darsi da fare, deve cercare di fare nel suo piccolo almeno qualcosa. Just started the recording of the sound for you. And I'm right in the front. Send me some video, very nice. Okay, and now we will be ready to perform for you. Gonna have over 20 musicians. You can't see them, but they're here, different instruments. And we have over 120 singers. So. Amazing. Send my love to everyone. Pace e amore per tutti, vi manda il suo affetto. We made it. Thanks again for connecting last week while we were recording the song. People were so happy and so touched by your phone call. People were crying, literally, they were crying. Yes. Thank you very much. It's like really an honor to have all of them participate and to bring all of these people together singing for peace in Palestine. Straordinario, il ponte che si collega con gli amici e le amiche che cantano a Ramallah in Palestina, con Al-Kamanjati, persone semplici ma anche ragazzi che vivono nell'oppressione di un campo profughi. Questo brano non è una performance, non è uno show, è solo un messaggio di umanità.
lo spessore di quel Free Palestine ci ha collegato con il grande teatro Edward Said di Ramallah, dove avevo ascoltato un'altra orchestra, giovani palestinesi israeliani, mossi da questo grande maestro che diceva non basta cantare pace, pace, ma bisogna cantare libertà, Free Palestine, perché davvero si intoni l'unico concerto della pace. La pace non è solo una parola, è qualcosa che va costruito, è la possibilità, la capacità di mettere insieme l'impossibile, cioè far dialogare tante voci diverse, tanti punti di vista diversi. La musica si comporta esattamente allo stesso modo. Noi abbiamo cercato, con tutte le persone che hanno partecipato, di mettere insieme le voci, i suoni, tutte le note, consonanti, dissonanti, e alla fine è stata un'unica canzone in direzione della pace.